Ciao a tutti, sono Alaitia e in questo canale mi occuperò soprattutto di letture di tarocchi e oracoli offerte attraverso la scelta di un mazzo, di una carta o di un cristallo tra quelli che vedrete all'inizio di ciascun video. Il tema di questo video sarà cosa vorrebbe dirvi la persona a cui state pensando, partendo dal presupposto che non sa come dirvi quelle parole o non riesce a scegliere quelle giuste, oppure non sa come mettersi in contatto con voi perché ha troppa paura o per timidezza, oppure perché si trova in una situazione difficile che crea impedimenti pratici. Trattandosi di una lettura delle energie che si sono create fra di voi, farò inizialmente un check-in, ovvero ci sarà una fase di controllo in cui potrete capire già dalla scelta del cristallo se questa lettura sta entrando in sintonia con voi. Descrive voi e la persona a cui state pensando e se il rapporto di cui si parla rispecchia il vostro. Se invece non vi doveste ritrovare, allora provate a fare una scelta diversa. Successivamente guarderemo, stando all'attuale situazione, cosa pensa di voi, le sue intenzioni e infine dei consigli spirituali per voi su questo rapporto. Questi sono i 3 cristalli tra cui potrete scegliere l'avventurina, la celestite e l'aragonite rossa. Ve li mostro davanti l'uno ciascuno. Ecco l'avventurina, la celestite, una piccola drusina, e l'aragonite rossa. Prendetevi tutto il tempo necessario per scegliere e se volete potete mettere in pausa il video per sentire quali tra questi 3 cristalli comunica con voi. Potreste essere anche attratti da più di un cristallo o voler sapere cosa pensa più di una persona. E se è così, vi suggerisco di ascoltare anche le altre letture. Andiamo adesso alla scelta numero 1. Se avete scelto l'avventurina, è possibile che stiate vivendo un momento di indecisione nei confronti dell'altra persona, non necessariamente a causa di qualcosa che ha fatto, quanto per delle paure provenienti dal mondo esterno e che possono influenzarvi nel modo in cui lo guardate. È possibile che a volte vi sentiate vittime del destino e che possiate aver paura che questa persona possa non essere ciò che sembra. In realtà queste paure nascono più dai vostri pensieri che dal cuore. L'avventurina è proprio quella pietra del cuore che desidera non solo aiutarvi a riacquistare fiducia nei vostri sentimenti, ma soprattutto a liberarvi da quelle paure per riscoprire una nuova parte di voi più forte e sicura. Questa pietra parla anche del fatto che forse fate anche fatica a comunicare appieno i vostri sentimenti all'altra persona, a causa magari dell'ansia di non piacere o di non essere capiti, generando quella classica situazione in cui nessuno dei due riesce a far capire all'altro cosa veramente pensa. Il suo messaggio è di guardare voi stessi credendo di più in quello che siete, nelle vostre capacità e nell'immenso valore che avete. Adesso passiamo ad analizzare le carte, gli oracoli, per capire se l'altra persona di cui parliamo è effettivamente la vostra. Per praticità, quando si tratta di più mazzi insieme, non le mischio davanti alla telecamera, però queste sono state pescate appositamente per voi. Guardiamole. Abbiamo il sole, goditi il successo e la felicità. Il limone, che parla di pulizia. Lo spirito della colomba, incarna la pace. E infine, sono io questo. Allora, questa è una persona che sta vivendo un periodo un po' particolare. È particolarmente stressata, la ragione per cui sta cercando di liberarsi da questo stress e da tutte le conseguenze che lo stress portano. Per questo qui parliamo di pulizia, ovvero stress legato alle emozioni. Qui abbiamo il segno dell'acqua e quindi a situazioni che emotivamente possono portarla a non sentirsi nella maniera migliore. Sta vivendo anche, è possibile che stia vivendo anche un periodo particolare in cui si sta preparando a vivere
delle sfide, delle situazioni complesse che abbiamo con una luna crescente, di conseguenza sta mettendo in moto le proprie risorse e perciò è particolarmente presa. E questo gemelli potrebbe essere un segno rilevante per descrivere l'altra persona o può parlare del fatto che lavora in un ambito legato alla comunicazione, che possa essere la scrittura, ma può essere l'insegnamento, può essere il giornalismo, può essere anche comunicazione che avviene tramite i social network, volendo. Ora, questo è un periodo però stressante perché qui si parla di pulizia, di situazioni in cui questa persona, a causa di questo periodo bello intenso, non soltanto magari sta seguendo delle abitudini non proprio salutari, lo stress di per sé non porta a star bene, ma non gli sta dando pace, non le sta dando se è una persona femminile persona, però comunque potrebbe essere un uomo o una donna, qui non faccio distinzione. Non sta portando pace e di conseguenza questo stato interiore porta anche ad una sensazione molto particolare, cioè questa persona fa fatica a riconoscersi per quello che sta diventando, perché a volte certi cambiamenti, certe situazioni portano o a tirar fuori la parte meno bella di noi proprio a trasformarci, a metterci in condizione di non essere più noi stessi, ma proprio perché sentiamo il carico della pressione dovuta a situazioni non sempre facili da gestire e complessivamente questo stato d'animo non gli fa alcun bene, dico non fa particolarmente bene a questa persona. La cosa assurda è che apparentemente con questo sole questa persona cerchi comunque di mostrarsi agli altri come una persona allegra, solare, ma in realtà non è felice, non è allegra, non è neanche tanto veramente solare dentro di sé. Infatti questa carta è lì che dice no, ma goditi le cose che stanno accadendo, che comunque ti stanno portando in una strada che va verso il successo è lo spazio relativo anche alla felicità che può comunque crearsi attorno a te. Ecco, questa persona sembra che faccia proprio questa fatica, non riesce a lasciarsi andare alle cose belle, ragion per cui è possibile che vi sia sembrata distaccata, distante o difficile da capire e quindi l'avventurina in questo caso parla chiaramente di questo stato, ovvero le paure che voi provate nei confronti di questa persona, in realtà, come ci dice l'avventurina, sono più pensieri. Questa persona non è distaccata nei vostri confronti, ma sta vivendo un periodo molto particolare. Aggiungo in relazione al 25 e il 21 un po' di cose. Il 2 che si ripete richiama la papessa, quindi questa è una persona che sta anche cercando di stare per i fatti suoi, di stare in una condizione di tranquillità, potrebbe non essere così desiderosa di stare in mezzo alla gente, quindi anche questo fatto potrebbe contare sulla difficoltà che potresti avere nell'interpretare il suo comportamento, quindi come mai ci vediamo di meno oppure ci frequentiamo di meno. Premetto che la lettura che sto facendo adesso è ipotizzando un rapporto d'amicizia o affettivo. Va detto che potrebbe essere anche una situazione di tipo professionale, ragion per cui questa persona effettivamente sembra essere distante, più difficile da raggiungere e quindi difficile con cui collaborare. Oppure se è un familiare, va bene, rimane pur sempre il fatto che questa persona non sia la stessa, che la vediate cambiata nel tempo, rispetto ad un tempo, anzi. Un altro elemento che aggiungerei è che questa persona sta vivendo delle sfide, ha a che fare con altre persone, altre situazioni, quindi si sente anche il carico di dover fare da mediatore tra altre persone e quindi questi ulteriori impegni si aggiungono
e ha davanti a sé anche delle nuove sfide, delle situazioni nuove con le quali si sta rapportando e che però prendono il loro tempo. Per questo il consiglio che vi darei è essere comprensivi del fatto che non è che non voglia comunicarvi, non è che vi voglia allontanare, in realtà è più una persona che è schiacciata, oberata dagli impegni. Andiamo avanti. Adesso guardiamo che tipo di rapporto c'è tra di voi. Quindi passiamo all'oracolo delle dee e vediamo, stando all'attuale situazione, che tipo di rapporto avete. Bene, che tipo di rapporto c'è tra voi e questa persona? Gruppo 1 è la persona a cui stanno pensando. Abbiamo gli amanti o gli innamorati, dipende come la vogliamo tradurre. L'imperatrice, wow, siamo già a quota 2 arcani maggiori, e la ruota della fortuna. È un rapporto costruito su delle energie particolarmente forti, potenti, il che mi fa pensare comunque, viste le carte, con maggiore facilità ad un rapporto comunque di coppia, in ogni caso un rapporto in cui ci sia uno scambio tra di voi. Allora, innanzitutto i segni particolarmente rilevanti dati appunto gli arcani maggiori sono il Gemelli, Venere e quindi i segni retti da Venere, in questo caso direi il Toro, e 10 che la ruota della fortuna è retta da Giove, di conseguenza tutti i segni che hanno un Giove particolarmente rilevante, quindi io vedrei in ogni caso un Sagittario. Sagittario ha come pianeta dominante Giove. Allora, qui appunto, innanzitutto c'è anche un legame, vedete, questo Gemelli che torna di nuovo. Questa persona, allora, è un rapporto particolare perché è un rapporto in cui c'è comunque un legame, c'è un legame tra di voi dettato anche da delle scelte che avete fatto insieme e quindi da qualcosa che vi ha uniti, vi ha legati proprio attraverso questa scelta che ad un certo punto della vostra vita avete fatto insieme, che quindi vi ha portato ad avvicinarvi gli uni agli altri. Un'altra caratteristica appunto di questo rapporto è il fatto che ci sia una componente molto interessante tra di voi, perché questa unione è nata anche per dar forma a qualcosa, che sia un rapporto, che sia un'amicizia, che sia una collaborazione, il che rende tutto molto interessante perché lo scopo era portare un certo equilibrio nelle vite di ciascuno, comunque portare un qualcosa di costruttivo nelle vite di qualcuno, di entrambi. E l'effetto che effettivamente è avvenuto e che vi siate trovati a fare una parte di percorso di vita insieme o la state ancora facendo. Passando all'imperatrice, questo è un segnale ulteriore che ci possa essere un rapporto, ho detto, affettivo, ma comunque una relazione anche che potrebbe essere anche tra madre e figli, non è detto, è molto possibile. Comunque l'imperatrice richiama anche l'idea della madre. In ogni caso
è un rapporto che è basato anche su elementi come la capacità di godere di cose belle, quindi di piaceri, quali possono essere anche il cibo o gli oggetti di lusso, le cose che fanno stare bene in generale, ma anche che fanno stare bene anche a livello di salute, non soltanto psicologicamente. E aggiungerei che in questa situazione la ruota della fortuna descrive un rapporto che, nonostante ci sia stato questo legame, questa vicinanza, tutta questa dimensione particolarmente capace di avvicinarvi l'uno all'altro, vi siate trovati a vivere degli alti e bassi, momenti in cui siete stati più vicini, momenti in cui siete stati più lontani, attimi in cui le cose andavano benissimo e attimi in cui le cose non andavano bene. Ragion per cui è comprensibile i dubbi che potete nutrire verso questa persona, ma nel rapporto che si delinea attraverso queste carte, io non vedo una situazione negativa che può evolvere verso una separazione, anzi, abbiamo delle carte particolarmente belle in questo senso e quindi dovete considerare il fatto che può succedere che questo è uno dei tanti periodi, un po' sì, un po' no, che possono capitare, ma che comunque dietro ci siano fattori che vi avvicinano, che vi tengono comunque in contatto l'uno con l'altro, se non legati. Chiaramente ciascuno poi sa a che punto è il proprio rapporto. Un'altra cosa che potrei aggiungere in relazione a questo rapporto è il fatto che siamo in presenza di un legame fatto di dare e avere, ovvero ciascuno porta qualcosa nella vita dell'altro e la porta creando una sorta di flusso di energia, se vogliamo dire così, che dà forma ad una dimensione della propria vita, ovvero c'è chi porta col proprio carattere una maggiore spontaneità o chi magari può portare una maggiore allegria e questo fa differenza per l'altra persona perché magari si può trattare di una persona un po' più seria, un po' più diciamo posata, più presa dalle cose, dalle proprie cose e quindi meno portata a lasciarsi andare. E quindi c'è un interscambio tra di voi, il che è anche molto bello perché è tutto volto verso una crescita, un andare avanti, ragion per cui anche per questo la situazione va avanti. Ricordiamoci con la ruota della fortuna che c'è pur sempre la possibilità di crescere, di migliorare, di andare avanti. La ruota della fortuna indica anche il percorso che va da Giove a Venere in ambito cabalistico. E cosa significa? Andare da Giove verso Venere, quindi dall'abbondanza verso le emozioni, verso i sentimenti, attraverso una fase espansiva dovuta comunque da questo Giove è un rafforzare il legame, ovvero questo significa che anche se vi siete trovati a vivere situazioni in questi alti e bassi, in ogni caso andate avanti, in ogni caso questa cosa segue la propria strada, senza contare che ci possono comunque essere dei momenti in cui uno dei due tende a recriminare il proprio punto di vista, le proprie emozioni, ma io sento questo, ma io provo questo e io vorrei però uscire da certe dinamiche, ma voi tornate lì perché è inutile, è un legame forte ed è un legame che quando ci sono degli arcani maggiori così evidenti mi fa pensare a qualcosa anche di karmico, un legame particolarmente difficile da sciogliere o che comunque è qui per insegnarvi qualcosa. E quando è così bisogna anche comprendere qual è l'insegnamento che deve arrivare. Adesso guardiamo cosa pensa di voi e anche in questo caso, allora spostiamo, abbiamo delle carte già preparate dal momento che si tratta di diversi mazzi. A voi sono capitate due carte
del Rider-Waite-Smith e abbiamo qui il diavolo e il mondo. Vediamo se abbiamo spazio. E come terzo arcano, qui siete pieni di arcani maggiori, è veramente impressionante. L'appeso e l'ultimo quarto di luna in bilancia che dice trova il tempo per dedicare, amare te stesso, quindi per dedicarti alla cura di te stesso e amarti. Allora, che cosa pensa? Questa persona si trova anche davanti a una certa difficoltà nei vostri confronti, perché se da una parte vi adora, ricordatevi che questo sentimento grande c'è e vi adora, prova per voi veramente tantissimo, o siete al centro comunque dei suoi pensieri. E abbiamo un 21 che qui ritorna, quindi mi sembra che questo sia anche rafforzato. È anche vero che questa persona vi vede come qualcuno di particolarmente in difficoltà, legato, che vive altrettante difficoltà, ragion per cui a volte non sa se affidarsi totalmente a voi per condividere i propri momenti difficili. Questo non perché non creda in voi, ma perché sa che potreste essere anche voi stessi in difficoltà, state vivendo anche voi un periodo non proprio semplice e magari non desidera appesantirvi ulteriormente. Il senso di questa carta in realtà è un altro, ovvero che entrambi potreste liberarvi di questi pesi comunicando tra di voi, ma c'è questa paura, c'è questo qualcosa che vi tiene particolarmente bloccati, ragion per cui si presenta questa difficoltà. Ecco perché magari vi sembra un po' sfuggente. In questo momento pensa che parlare con voi significhi caricarvi di altri problemi, caricarvi di altri pensieri, ma in realtà non è perché non vi voglia dare fiducia, è proprio perché non vi vuole caricare ulteriormente. Ragion per cui preferisce trovarsi in una situazione di stacco, di situazione in cui pone una sorta di pausa nella comunicazione tra di voi. Non è una pausa definitiva perché abbiamo la ruota della fortuna che vi porta comunque ad avere questa alternanza. Semplicemente non desidera aggiungere cose a quelle che già sta vivendo e che probabilmente state vivendo anche voi. Un suo desiderio, e questa è una cosa molto, molto interessante, è il fatto che vorrebbe che anche voi vi prendiate cura di voi stessi, proprio perché percepisce anche da parte vostra il fatto che stiate vivendo un momento in cui non siete del tutto sereni, di conseguenza avete bisogno di stare un po' pure voi per conto proprio, per recuperare le energie. Se ne accorge, lo osserva, non è indifferente a tutto questo. E il fatto che qui abbiamo la bilancia è legato al fatto che c'è una relazione, bilancia e unione, relazione, interesse nei confronti degli altri. Questa persona ha interesse nei vostri confronti, si preoccupa comunque. Tuttavia vorrebbe che pure voi vi prendiate cura di voi stessi, proprio perché è fondamentale. Diciamo che nell'insieme qui sarebbe opportuno un gioco di squadra, ma entrambi vedete nell'altro, mi sembra quasi che ci sia un riflettersi, uno specchiarsi. Vedete nell'altro qualcuno che è in difficoltà, ma non sapete come comunicare, aprire un ponte, insomma, di comunicazione con l'altro per dire, ma guarda che ti vorrei aiutare, ma puoi parlare con me. E allo stesso tempo ci si tira indietro perché il carico della vita quotidiana non porta a, a fare tutto questo con facilità. Siete in una condizione particolarmente simile, secondo me, proprio perché entrambi avete bisogno anche di ascoltare voi stessi,
di ritrovare voi stessi per poter migliorare anche la comunicazione, capire dentro di voi qual è, che cosa sta succedendo, qual è la modalità migliore con cui io posso avvicinarmi a quello che sento, ascoltare il mio cuore e portarlo fuori all'altro, perché può darsi che ci sia anche questa difficoltà, una comunicazione un po' difficile da entrambe le parti. Ora guardiamo quali sono le intenzioni di questa persona nei vostri confronti. Sì, ok. Quali sono le intenzioni della persona a cui sta pensando il gruppo numero 1? Abbiamo Marte, quindi la forza. Cosa sta pensando? Quella persona sta cercando di trovare la forza per, per, um, per avvicinarsi a voi, ma forza in generale in realtà. Le sue intenzioni sono legate più, secondo me, al contesto in cui si trova, alla situazione in cui si trova. Trovare la forza, trovare le energie. Solitamente Marte, secondo molti appunto, sarebbe un'energia di conflitto. In realtà, proprio perché il numero 5 che emerge da questa carta a me fa pensare a un tipo di Marte più cabalistico, quindi aperto alla ricostruzione di qualcosa di nuovo. Quindi io vedo una persona che si rende conto che la situazione così com'è attualmente non sta andando bene, che vorrebbe ricreare un nuovo ordine, una nuova situazione, un nuovo equilibrio per voi, proprio perché è da questo punto che le cose possono cambiare. È una persona che ha comunque una certa consapevolezza, perché se arriviamo ad avere una sensazione di questo genere, vuol dire che ha una capacità di osservare, di avere una visione ampia della situazione. Un'energia maschile, vedo un'energia maschile molto forte, quindi se si tratta di un uomo vorrebbe prendere lui in mano la situazione in qualche modo, almeno sarebbe suo desiderio. Se è una donna che comunque sa tirare fuori la grinta e che ha la possibilità di poterlo fare, ma probabilmente investe tutte le sue energie, questo vale anche per l'uomo, nel suo lavoro. E siamo sempre lì. C'è un grosso investimento nella propria sfera lavorativa, nel proprio ambito lavorativo, o una cosa che potrebbe anche dirci questo Marte è legato alla sfera più fisica. Magari è una persona che desidera passare all'azione, passare al concreto, ok, il dialogo tra di voi è così, i suoi problemi che a livello lavorativo che schiacciano, che quindi opprimono un po' anche a livello di stress, non possono andare avanti in questa maniera. Perciò vorrebbe passare all'azione, fare qualcosa di concreto, di fisico, di consistente, e quindi potrebbe anche significare che il desiderio e le intenzioni di questa persona è agire, fare qualcosa, concretizzare qualcosa. Attenzione, chiaramente, un Marte può portare ad essere un po' imprudenti, ma non è detto che i gesti di questa persona si muovano in questa direzione, proprio perché ho l'impressione che comunque sia in grado di vedere, di interpretare le situazioni, di comprenderla, di comprenderle. Ciò che mi è chiaro però è che vuole il bene di entrambi, vuole che entrambi stiate bene, vuole che da tutte e due le parti ci sia la possibilità di poter avere una maggiore serenità. Andiamo avanti e guardiamo infine dei consigli spirituali. Io mi scuso per il riflesso di questo limone, proviamo a metterlo così, niente.
ma spero che non dia fastidio. Guardiamo i consigli spirituali per voi utilizzando un mazzo delle Lenormand, il quale tramite una carta potrebbe darci un'idea, e le Reiki Cards. Ora, quali consigli spirituali? Oh, wow! E abbiamo l'anello, e anche questo si illumina, mannaggia. Vediamo così. E sentiamo cosa viene fuori dalle Reiki Cards. Possiamo fare così. Uno, e metterla qui. Ok. Quali sono i consigli spirituali per il gruppo 1? Allora, innanzitutto i consigli spirituali per voi vanno nei confronti di... sono strettamente personali, chiaramente, sono consigli relativi al vostro rapporto, ma io ho l'impressione che qui le vostre guide vogliano parlare di voi in maniera diretta. Ovvero qui abbiamo l'anello, ovvero c'è qualcosa di nuovo che vi può arrivare, vi può essere offerto, ma io vedo proprio l'arrivo di una novità, di qualcosa che sta cambiando. Qualcosa che sta cambiando può essere benissimo il fatto che quest'altra persona scelga a un certo punto di prendere in mano la situazione e di cambiarla, perciò preparatevi anche a quello. E in arrivo anche qualcosa in termini creativi, perciò potrebbero arrivare nuove idee, nuove proposte da questa persona, proprio per cambiare la situazione che si sta creando. E aggiungerei che con questo 25 che ritorna, 25 può essere il numero di un giorno particolarmente favorevole affinché questo qualcosa cambi. Potrebbe essere il 25 del mese corrente in cui state vedendo questo video, oppure potrebbe essere il 2 maggio se è qualcosa, se è un mese che è più vicino a voi, ma la vedo un po' più complicata. Sicuramente è il 25 come giorno del mese. E che cosa succede? Davanti a questa offerta che vi può essere fatta, ed è un'offerta molto bella perché comunque ha a che fare con il vostro legame, quindi un qualcosa di costruttivo per il vostro legame, si aggiunge anche il consiglio delle Reiki Cards legate al vostro modo di pensare, ovvero noi abbiamo la capacità di creare la realtà che vogliamo e che a volte non ci accorgiamo dei pensieri sui quali teniamo conto, ovvero se noi diciamo che la nostra vita non va bene, è facile che manifestiamo una vita che non va bene. Ragion per cui anche pensare, ecco, l'altra persona non è più interessata a me, c'è il rischio che il messaggio, il comportamento di questa persona possa darvi esattamente quell'impressione che, ovvero che non sia interessato a voi, ma io vi assicuro, l'interesse c'è e c'è veramente tanto interesse. Tuttavia, appunto, come abbiamo detto, ci sono delle difficoltà in ballo e questo non rende tutto quanto semplice, ma dall'altra parte si vorrebbe cambiare, si vorrebbe fare qualcosa. Perciò la vostra parte, ciò che potete fare voi, è far caso ai pensieri, alle cose a cui pensate, le cose che desiderate, le cose che vi aspettate. Cercate di volgerle in senso favorevole, ma di crederci, perché se si pensa a qualcosa di bello ma non si crede, si va a vanificare tutto quanto. Invece l'intento è, sì, io desidero che
questa persona si apra con me, parli con me e stia bene. E lo desidero con tutto il cuore e questa cosa è dentro di me e voglio che avvenga. Con amore, chiaramente, se è un rapporto o comunque sia in nome del rispetto che deve esserci tra di noi. E qui penso che lo possiamo applicare in tutte le situazioni. Quindi il consiglio in questa fase è tutto quanto per voi e per quello che state concretizzando. Questo è tutto per voi del gruppo numero 1 e vi ringrazio di aver permesso di mandarvi questi messaggi e spero che possano essere d'aiuto. Mando un abbraccio di luce a voi e alle vostre guide spirituali che mi hanno guidata nella lettura. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un mi piace sotto questo video e a seguirmi per altri contenuti come questo, magari suggerendo dei commenti, delle tematiche che vorresti che affrontassi. A presto! Amici del gruppo numero 2, se avete scelto la Celestite sarete probabilmente una persona molto spirituale o comunque rivolta alla ricerca della verità. Il primo messaggio che questo cristallo vuole dirvi è di fidarvi della vostra capacità di ascoltare i messaggi che ricevete dalla vostra voce interiore o semplicemente dal vostro intuito, dal momento che potreste essere sulla strada per entrare in contatto con le vostre guide spirituali, se non l'avete già fatto. Probabilmente, proprio perché siete delle persone particolarmente sensibili, avete fatto questa scelta perché vorreste dall'altra persona quella chiarezza, quella limpidezza che nutrite nel vostro cuore e che per voi è molto importante. Io non escludo che possiate aver risentito di qualche atteggiamento dell'altra persona non in linea con il vostro modo di fare e di vedere le cose, forse perché agitandovi o arrabbiandovi vi siete posti in questa maniera. E la Celestite è qui per invitarvi a ritrovare la serenità, per comprendere l'altro, per scoprire quindi insieme cosa vorreste effettivamente dirvi. È la pietra della negoziazione in maniera pacifica, quindi anche degli accordi presi con la giusta calma e per il bene di entrambi, soprattutto se il rapporto ha preso una piega non proprio piacevole. Perciò a questo punto passiamo a vedere quali sono le caratteristiche dell'altra persona, sempre per il nostro check-in. Per voi ho preparato già delle carte, proprio perché essendo 4 avremmo impiegato tanto tempo a mischiarle tutte, e ve le mostro subito. Abbiamo il guardiano della magia, libera la magia dentro di te, il geranio con guarigione, lo spirito del bufalo, l'universo generoso provvederà e il tempio del mio corpo. Allora, la persona a cui state pensando è particolarmente interessante in termini di spiritualità, ovvero se avete un rapporto di coppia o comunque un rapporto professionale, un qualsiasi tipo di legame effettivamente con questa persona, comprendo le ragioni per cui vi troviate insieme, perché entrambi avete una componente spirituale, siete attratti nei confronti di ciò che fa parte del mondo dello spirito, particolarmente interessante, o comunque siete dotati entrambi di un intuito molto affascinante, proprio perché sentite dentro, avete una sensibilità molto aperta nei confronti di queste cose ed è qualcosa di particolarmente forte. Io con questo guardiano della magia vedo in questa immagine una somiglianza con Santa Lucia, ovvero questa coppa che lei ha in mano mi ricorda il piattino che la santa tiene in mano con gli occhi e quindi c'è un riferimento alla vista. Questa persona è dotata di una vista interiore particolarmente notevole. Questa persona è capace di vedere dentro gli altri. Potrebbe ogni tanto sorprendervi con delle riflessioni che fa sulle altre persone proprio perché in realtà è dotata di, ora non voglio dire chiaroveggenza, ma potrebbe anche essere, per qualcuno di voi potrebbe essere effettivamente così. Ma se così non fosse, tra l'altro, questo angelo nero mi ricorda anche Plutone, quindi Plutone è la vista al buio
che viene solitamente attribuita a chi ha questo pianeta particolarmente predominante. Si dice che chi ha per esempio Plutone nella prima casa o come dominante nel proprio tema a livello di oroscopo, a tema astrologico, abbia la capacità di riconoscere il comportamento degli altri, di capire ciò che è vero da ciò che non è vero. Ed è una dote notevole perché non è facile ingannare queste persone, anzi, riescono ad andare oltre l'apparenza e riescono a guardare cosa c'è in fondo, sotto la superficie. Ed è notevole. Se penso anche a Plutone, questa persona potrebbe benissimo essere Scorpione o avere degli elementi scorpionici particolarmente forti nel proprio tema natale. Non escludo anche il Cancro, perché la carnagione scura a volte, in certe tipologie, anche la Bilancia tende, però io sento molto, ma molto di più lo Scorpione. Andando avanti con le altre caratteristiche, qui abbiamo il segno dell'Ariete. Anche l'Ariete può rientrare nelle caratteristiche astrologiche di questa persona, ma che cosa notiamo? Notiamo che questa persona ha una capacità notevole a livello di cuore, di sensazioni nei confronti degli altri, particolarmente interessanti. È capace, non so se si occupi o meno, questo saprete voi, di tecniche di guarigione, ma potrebbe esserlo, o se non lo fa, ha delle doti per poter iniziare, che sia Reiki o che siano altre tecniche particolarmente interessanti. Questo perché noi abbiamo qui presente l'elemento della terra, quindi mi fa pensare a qualcuno che potrebbe essere affascinato anche da pratiche come lo yoga o comunque legate al grounding, quindi alla presa di contatto con la terra. È una persona che è interessata a tutto ciò che può portare benessere, la guarigione al corpo. La vedo molto venusiana con questi colori. Il verde e il rosa sono colori di Venere, particolarmente lampanti. E con questo 3 e questo 7 abbiamo l'imperatrice e il carro. Imperatrice Venere, il carro è un cancro, vediamo che il cancro allora torna, che non è poi così male come abbinamento, e quindi abbiamo una persona estremamente sensibile, che ama anche i piaceri della vita, perché no, non è una sceta, io non vedo una sceta, anzi. Per contro, piuttosto direi, guardando The Temple of My Body, vedo il fatto che, ecco, l'unica nota dolente direi che questa persona si prende cura del proprio corpo in una maniera non proprio eccezionale, nel senso che sì, molto spirituale, ma è come se desse più spazio allo spirito che al corpo, nel senso o fa scelte alternative per curarsi e va benissimo, oppure può avere delle tendenze a trascurare un po' la dimensione più fisica, ma questo perché è magari preferisce in qualche maniera coltivare la propria sfera interiore che quella esteriore, e quindi questo eccesso di spiritualità e interiorità a volte lo porta a essere meno, meno attento alla dimensione più fisica, quella del proprio corpo. Però è una persona che è rivolta verso la dimensione spirituale, verso lo spirito, e ha molta fiducia nel fatto che appoggiandosi, rivolgendosi alla propria spiritualità, possa trovare conferme, soluzioni e anche aiuti per le cose che vive. È una persona che si affida anche al destino, proprio perché si sente anche andare a tempo quasi con i flussi della vita, quella che sente scorrere dentro di sé, negli alti e nei bassi, li accoglie, li vive
non fa ostruzionismo, non li ostacola, lascia che questa cosa scorra dentro di sé e va avanti. Chiaramente c'è da chiedersi con persone particolarmente desiderose di chiarezza, di precisione, di concretezza no, di chiarezza, ma soprattutto di che sia tutto quanto chiaro, limpido alla luce del giorno, come potreste essere voi, ecco, vi possa sembrare un po' sfuggente questa persona, perché è come se voi gli chiedeste, ma tu cosa vuoi fare? E questa persona dice, io faccio quello che sento. Ho detto, sì, ma qual è la direzione che vuoi prendere? Vado dove mi porterà il vento, perché è lì che dovrò andare. E mi rendo conto che in questo senso diventi un po' complicato per voi cogliere a fondo ciò che questa persona sta pensando, perché vi sembra come se sia elusiva, che in un certo senso non vi stia dicendo tutto, ma in realtà non vi sta nascondendo proprio niente. E che a volte neanche questa persona sa in quale direzione vuole andare o magari cosa vuole fare, perché vuole seguire il flusso del proprio intuito, libero, semplicemente libero. E certo, non tutti amano queste scelte, o magari anche a voi può andare bene, ma ogni tanto nel dialogo può diventare più utile, più facile confrontarsi. Adesso guardiamo, stando l'attuale situazione, cosa questa persona pensa di voi e lo facciamo. Anzi, no, scusate. Adesso guardiamo prima la natura del vostro rapporto e poi che cosa pensa di voi. E lo facciamo con i tarocchi delle dee. Che tipo di rapporto c'è tra gruppo 2 e la persona a cui stanno pensando? Ok. Abbiamo un bel 10 di coppe, un asso di denari o pentacoli, ma denari, e una regina di spade. Allora, il vostro rapporto, allora, io sento di vedere in questo rapporto innanzitutto una collaborazione professionale, perché in un certo senso voi fate qualcosa in cui vi trovate a condividere un interesse, una passione o in qualche maniera farlo in termini professionali. Se non professionali, comunque avete un interesse comune a livello con il quale vorreste anche iniziare una professione in un certo senso. C'è anche una componente familiare, quindi se è un rapporto sentimentale, state creando, siete in direzione, insomma, per creare una famiglia o comunque per rendere ufficiale la vostra relazione e portarla appunto verso un matrimonio o comunque verso un ampliamento di questo rapporto. Ho detto, se invece è di tipo professionale e verso la creazione di una collaborazione, la firma proprio di un contratto, proprio vedrei in questi sensi. E con questo asso di denari voi state iniziando un progetto lavorativo insieme. Ne avete uno in ballo, lo state
costruendo, siamo agli inizi di questo progetto. Al momento è in mente, avete cominciato a concepire in termini creativi, ma siete agli inizi delle fasi realizzative, insomma, di questo progetto. E va detto che con questa regina di spade vi stiate muovendo anche nei confronti dell'aspetto comunicativo della questione, ovvero come far conoscere ad altri quello che state facendo. In questo senso state guardando qual è il tipo di pubblico a cui rivolgersi, il tipo di ambiente con il quale rapportarvi, con quali strumenti, tra cui appunto i social network, potervi muovere. Quindi, se vogliamo vedere le cose invece da un punto di vista familiare, beh, è chiaro che qui siamo in presenza di un membro della propria famiglia e potrei pensare ad una mamma guardando la predominanza di figure femminili, ma può essere semplicemente un caso, con cui appunto c'è questo rapporto di madre e figlio e con la quale ci sono comunque situazioni in cui economiche con la quale state appunto creando iniziando insomma delle valutazioni. E se vogliamo, qui c'è un rapporto, se si tratta di un rapporto familiare, ecco, c'è il rischio che questa comunicazione sia, con questa persona sia basata su dei periodi un po' particolari in cui ci sono stati in passato degli attriti, ma che vi ha permesso di crescere, quindi questa persona sia in un certo senso anche diventata un modello per voi, nonostante per alcune cose sembriate diversi, ma in realtà ci sono due aspetti di questa persona che avete imparato a conoscere e che col tempo potete rivedere anche in voi, perché sapete che in alcune occasioni questa persona è stata, in questo rapporto insomma è stato un po' difficile, ci sono state un po' di difficoltà, un po' di scontri, ma in altre le cose sono andate bene e quindi per tutte le tipologie di rapporti che abbiamo considerato è un rapporto positivo che è destinato ad andare avanti, che vuole crescere e che ha delle ambizioni in ballo, proprio perché la regina di spade in particolare va dritta al punto e aggiungerei una caratteristica in comune con questa carta è la capacità di vedere, di andare oltre, di vedere oltre le situazioni e di poter cogliere le opportunità. Quindi è un rapporto che presenta molti vantaggi che possono andare a favore di entrambi. Ora vediamo quali sono che cosa pensa questa persona in particolare di voi. Anche in questo caso abbiamo 3 mazzi, dal momento che più sono, più tempo ci vuole per mischiarli. E il video comunque ha la sua durata. Vediamo. Oh, guarda, una nuova regina di spade. La temperanza. E lo mettiamo qua. Luna piena in Scorpione. Abbiamo qualche dubbio che questa persona sia Scorpione? Io direi proprio di no. Anzi, aggiungerei anche che la regina di spade in realtà ha degli elementi molto interessanti per quanto riguarda, nel senso che è rivolta verso la giustizia e quindi qui torniamo sempre al discorso. È una persona che ci tiene a, ad avere, è molto innanzitutto verso la giustizia, ma è soprattutto aperta nei confronti degli altri e anche aperta in termini di disponibilità nei confronti degli altri. Di conseguenza, voi riuscite a incarnare queste qualità che questa persona stessa in questo rapporto porta fuori, cioè è questa persona che tira fuori queste qualità che sono in voi, cioè vi apre verso gli altri da questa persona che avete imparato a diventarlo, pur avendo comunque di base una certa predisposizione.
apertura verso gli altri, verso la comunicazione con gli altri, e un senso di giustizia, ma anche un senso di apertura verso quello che può essere l'essere d'aiuto alle altre persone. E con la temperanza abbiamo di nuovo il tema della guarigione, della cura, dell'attenzione al prossimo, fatto tra l'altro con i giusti tempi e che porta anche a trovare il momento giusto nella vita in cui farlo. Quindi questo rapporto favorisce la vostra dimensione rivolta verso gli altri. Anche voi avete degli elementi scorpionici, quindi non escludo che anche voi possiate avere questo segno particolarmente rilevante nel vostro tema natale e che qui nella luna piena in Scorpione parlano di una persona particolarmente emotiva. Questa persona, la persona a cui state pensando, vi vede come una persona particolarmente emotiva, in pieno contatto con le sue emozioni, ma allo stesso tempo carica di energia quando mostra queste emozioni, al punto da non essere sempre facile da contenere. E il consiglio di questa carta è: respira attraverso la tensione, perché che cosa fanno queste emozioni? Vi sovraccaricano e tendete a un certo punto a faticare nel ritrovare la calma. Questa persona a cui state pensando è un toccasana in questo senso, perché la sua calma, il fatto di andare ad un passo molto più tranquillo del vostro, vi porta a trovare questa calma, questa tensione, vi dice respira, ritrova l'equilibrio che è in te, proprio perché riconosce tutte queste doti che voi possedete, ma allo stesso tempo, ehm, quando ad esempio la regina di spade è particolarmente in uno stato di tensione, finiscono per renderla un po' più rigida. Quindi da una parte sì, la spiritualità, la sensibilità, ma quando queste emozioni prendono il sopravvento è difficile riuscire a essere fluidi e liberi, quindi ecco, c'è la tendenza, il rischio che vi possiate irrigidire nelle vostre posizioni, possiate in un certo senso diventare più esigenti e non sempre liberi, liberi da turbamenti, non sempre liberi da turbamenti. Quindi questo è ciò che pensa l'altra persona su di voi. Adesso guardiamo quali sono le sue intenzioni nei vostri confronti. Ok, quali sono le intenzioni della persona a cui sta pensando il gruppo 2? Sesta casa, routine. Ma questa persona non ha così tanta voglia di stravolgere la vostra vita. Vorrebbe mantenere le cose così come sono, proprio perché gli vanno bene. Vuole mantenere la dimensione comunque piacevole, di accoglienza, di protezione che è solita anche dare, vuole coccolarvi, vuole prendersi cura di voi comunque, ma non desidera cambiare la propria routine, la propria vita quotidiana con voi. A questa persona sta bene così come è adesso, perciò non ci sono particolarmente dei particolari cambiamenti e proprio perché non vedo che sia una persona così propensa a voler stravolgere, va tutto bene, come va adesso va tutto bene. Vuole piuttosto farvi partecipe
della propria vita quotidiana, condividere la propria routine, condividere quello che solitamente fa. Aggiungo che la sesta casa è sempre collegata alla salute, quindi io continuo a dire che qui c'è un elemento legato alle cure, al benessere, alla salute, che per questa persona sono importanti, anche se abbiamo detto predica bene, ma a volte con se stesso razzola un po' malino. E infine la sesta casa, che è collegata al segno della Vergine, mi fa anche a pensare al fatto che non dispiacerebbe il fatto di vivere un po' più a contatto con la natura, e lo vedo soprattutto dalla carta accanto. Sa che a voi piace vivere nella natura, voi amate la natura, anche se non i posti affollati, pieni di gente, ma quelli più solitari, più tranquilli. E quindi, perché no? Anche questa cosa non le dispiacerebbe. Adesso vediamo infine quali sono i consigli spirituali per voi per questo rapporto. E lo facciamo con questo mazzo delle normali, utilizzato per dare consigli in questa occasione. Ok, quali consigli spirituali ci sono per il gruppo numero 2? Abbiamo l'ancora e vediamo cosa suggeriscono anche le Reiki Cards, così completiamo. Quali consigli per il gruppo numero 2? Quando sarai pronto ti indicherò la via, stai sereno. Allora, innanzitutto parto dal messaggio delle Reiki Cards, perché quando sarai pronto ti indicherò la via, stai sereno, essendo messaggi dello spirito e avendo in ballo il tema dell'inizio di questo progetto che vorreste concretizzare insieme, il consiglio è: lo spirito vi darà il segnale giusto per potervi far sapere quando è il momento migliore per passare all'azione e concretizzare. Adesso sarete nella fase di costruzione, perciò uno dei dubbi è quando potremo iniziare, quando sarà pronto tutto questo, e forse anche uno dei pensieri, una delle cose che vi chiedete sull'altra persona è: sì, va bene, però qui dobbiamo fare, dobbiamo realizzare, dobbiamo concretizzare, cioè, ma quando sarà pronto? Ci può essere anche un po' di ansia da parte vostra nei confronti di questo progetto. Perciò il messaggio dello spirito è: non ti preoccupare, quando sarai pronto ti indicherò la via. E quest'ancora è un segno particolarmente favorevole, perché l'idea è quella di stabilità, di sicurezza. Mi piace che ci sia l'acqua, perché in una lettura rivolta a due persone così spirituali l'acqua è legata all'intuito, è legata allo spirito, alle emozioni, ai desideri, e non escludo anche la famiglia. Il vostro progetto a livello di concretizzazione potrebbe anche essere fatto di costruire una famiglia, non l'ho considerato prima, però potrebbe benissimo essere questo. Perciò con quest'ancora l'idea è: state tranquilli, state sereni, tutto quanto prenderà la giusta piega e troverete quella stabilità, quella dimensione di concretezza che voi desiderate. Abbiamo il 3 e il 5, quindi l'imperatrice e il papa. E mi viene da pensare, questo potrebbe essere, che se per caso il vostro progetto è proprio un matrimonio,
E questa carta lo favorisce a gran voce perché con l'imperatrice e il Papa è l'amore che col Papa viene ufficializzato in un matrimonio. Quindi anche questo è particolarmente bello. E vi dice un'altra cosa in più con questo 9 di picche, che se in passato avete vissuto delle ansie in relazione a questo progetto, alla direzione che state prendendo, vi siete chiesti ma è la scelta giusta, è la cosa giusta da fare, io non riesco a capire l'altra persona se vuole veramente sta cosa, se stiamo andando nella direzione in cui entrambi vogliamo e tutto il resto, questa casa dice guarda, lascia stare quei pensieri, ti hanno tormentata pure tanto, ti hanno anche fatta dormire la notte, ma non c'è da preoccuparti. È finito quel periodo. Io sono con te e ti dico che, questo dice lo spirito, io sono con te e ti dico che andrà tutto quanto al posto giusto, al momento giusto. Quando sarai pronta lo saprai e potrai procedere sicura verso la strada che entrambi avete scelto. Questo è tutto per la scelta numero 1. Vi ringrazio di avermi permesso di mandarvi questi messaggi e spero che vi possano essere d'aiuto. Mando un abbraccio di luce a voi e alle vostre guide spirituali che mi hanno aiutata nella lettura. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un mi piace sotto a questo video e a seguirmi per altri contenuti come questo, volendo anche su Instagram con la mia pagina che vedrete sotto impressione, magari suggerendo nei commenti delle tematiche che vorreste che affrontassi. A presto! Amici del gruppo numero 3, se avete scelto l'aragonite rossa, vuol dire che state vivendo una situazione che si sta evolvendo troppo in fretta e che desiderate che rallenti, forse perché ne state risentendo. Il colore rosso è associato al primo chakra e nel caso di questo cristallo io personalmente coinvolgerei anche il secondo chakra per una vicinanza cromatica. Se il primo chakra parla delle proprie radici, del sentirsi al sicuro, stabili, il secondo è rivolto alla nostra sfera emozionale. Di qui diventa chiaro che forse la mancanza di equilibrio e precario che state vivendo in questo periodo riguarda proprio le certezze su cui avete costruito il vostro modo di essere, di vivere i rapporti e le situazioni. Una delle ragioni per cui potreste sentirvi così può essere anche il fatto che potreste far fatica ad adattarvi a questi cambiamenti, oppure al modo in cui questa persona sta cambiando nei vostri confronti. In alternativa, potreste essere proprio voi a sentirvi diversi e questa condizione può creare confusione, magari proprio nei confronti di questa persona. Il consiglio che vorrebbe darvi l'Aragonite è di provare a lasciarvi andare e accogliere il cambiamento perché forse c'è qualcosa da imparare da quanto sta accadendo. Osservate cosa sta effettivamente cambiando e se in effetti è davvero così negativo. A volte ciò che ci blocca sono più le paure dovute al nostro passato, alle esperienze che abbiamo fatto, anziché ciò che potrebbe aspettarci nel futuro. Adesso guardiamo le carte che descrivono la persona a cui state pensando. Per parlare di questa persona abbiamo qui 4 carte degli oracoli. Chiaramente quando sono tante non le mischio in presenza, proprio perché il video durerebbe troppo. Vediamo che cosa ci dicono. Allora, freccia. Circondati di energia protettiva. Desiderio con la lattuga. Lo spirito della lontra, non sei mai solo. E Gilded Regret, ovvero rimpianto dorato. Allora, questa è una persona che ama stare in mezzo alla gente, ama stare circondata dagli amici, dalla famiglia, è una persona che non ama stare da sola proprio perché è qualcosa che non la fa sentire bene, ha bisogno di stare insieme agli altri e magari anche questo è il modo in cui l'avete incontrata, faceva magari parte di una cerchia di amici oppure altre persone ve l'hanno presentata. Chiaramente qui consideriamo un rapporto di coppia,
Nel caso di un rapporto di tipo professionale potrebbe benissimo essere una persona che avete conosciuto nella cerchia dei colleghi. Ehm, Tuttavia è una persona che vive attaccata al passato, vive molto legata al passato, che ve ne parla spesso, che in qualche maniera il passato torna nei discorsi che fa, perciò tende a investire molto le proprie energie in tutto ciò che riguarda il passato, o magari ama fare le foto. Mi viene l'immagine di qualcuno che ama fare le foto perché dice così ce ne ricorderemo quando le vedremo più avanti. E, ha anche un approccio anche un po' tradizionale, però è estremamente protettiva, ha la tendenza a essere protettiva nei vostri confronti comunque, proprio perché crede nella possibilità di crescere nei rapporti con gli altri, sta benissimo nei rapporti con gli altri, obiettivamente. E all'interno del gruppo, per esempio, posso dire che viene considerata parecchio questa persona perché può essere vista come un riferimento per gli altri o anche una persona a cui chiedere consigli. È qualcuno di particolarmente interessante. Ama la, ama godere delle cose belle della vita, ama circondarsi di cose belle, non dispiace anche fare cose che riguardano il divertimento. Mi viene in mente con questa lattuga molto l'estate, quindi una dimensione particolarmente allegra, vivace. Notiamo tra l'altro che c'è una luna crescente in entrambe le carte, che solitamente è una luna feconda, che parla di crescita, di ampliamento, quindi è qualcuno che sogna anche nella vita di mettere su famiglia, perché no? Ma proprio perché sta bene in questo ambiente, con questo cancro non posso che confermare questa lettura. È protettivo, che sia donna o sia uomo, io vedo questa persona come desiderosa di accogliervi nella propria vita, nella propria cerchia, di farvi diventare un membro effettivo e di coccolarvi, di prendersi cura di voi. Ora, l'azione protettiva dell'energia è quella che a volte può emanare questa persona. Io leggerei questa freccia in due modi, ovvero l'idea che questa persona dia veramente tanto, a volte anche più di quanto solitamente riceve, e questo è un qualcosa di cui bisogna tenere da conto. Però è importante che questa persona sia capace di essere protettiva, responsabile nei confronti di se stessa e dei propri spazi. Che cosa voglio dire? È che dare tanto a tutti espone, insomma, a concedere anche tante energie che sicuramente non mancano a questa persona, però va anche detto che questa tendenza anche a proteggerlo può portare a volte a qualche rimpianto. Dico che ho dato tanto, io sono stata a disposizione di queste persone o mi sono fatto da tramite, però qualche volta questa persona rimpiange anche il fatto di aver dato troppo, quindi qualche volta si potrebbe anche lamentare. Quindi qui abbiamo la dimensione emotiva, ad esempio del cancro, in cui ehm, magari può avere questo cambio di emozioni, può lamentarsi di questo dare anche un po' troppo, quindi però non apprezzano quello che do. Certe volte può succedere, mi dispiace per il fatto che questa carta abbia il riflesso della luce. E cos'altro posso aggiungere? Il fatto che abbiamo comunque il simbolo dell'aria e che questa persona pensi veramente tanto, abbia questo frullio di pensieri nella sua testa, in quei casi in cui appunto si sente non abbastanza apprezzato certe volte. Però c'è da dire che ha un cuore d'oro, ha un cuore veramente grande e cerca di dimostrarlo il più possibile. A me viene da pensare che nel momento in cui voi vi abbiate scelto questa pietra, ehm, questa persona forse stia effettivamente correndo tanto perché vi vorrebbe magari presentare alla propria famiglia, alla propria cerchia di amici, e forse voi non siete del tutto pronti
per correre così in fretta nei confronti di fare questo passo, diciamo, importante nella vostra relazione. Adesso passiamo a vedere che tipo di rapporto c'è tra di voi con i tarocchi delle dee. Ok, che tipo di rapporto c'è tra gruppo 3 e la persona a cui sta pensando? Abbiamo un 2 di spade, un 5 di denari, e un 10 di denari. E che tipo di rapporto? Allora, a quanto sembra ci sono state delle discussioni con questa persona. Discussioni proprio perché probabilmente c'è questo problema legato ai desideri di entrambi. Questa persona vuole accogliervi, portarvi dentro la propria cerchia familiare, di amici e voi non proprio, non siete proprio desiderabili. Tuttavia, non desiderate particolarmente correre così tanto. Tuttavia, attualmente siete in una fase di pace, di accordo. State cercando di trovare un compromesso in questa situazione in cui possiate entrambi vivere il rapporto nella maniera giusta. Ora, c'è una perplessità forse da parte vostra, questo mi fa pensare da parte vostra perché siete quelli che mi sembrate più perplessi nella situazione. La vostra preoccupazione è di tipo economico, sono di tipo economico, ovvero voi avete paura che sia anche un po' presto dal momento che magari vivete una situazione economica non proprio stabile, non proprio, che al momento non garantisce la possibilità di costruire un qualcosa di grosso, perché se l'altra persona addirittura sta iniziando a parlarvi di matrimonio o se siamo in termini di un rapporto professionale, si sta parlando di una frequentazione che va oltre il lavoro, chi lo sa, oppure una collaborazione, di creare, di costruire qualcosa insieme, un progetto. I vostri dubbi sono, ma ce la faremo perché non mi sembra che la situazione sia proprio positiva economicamente. Tuttavia c'è un compromesso, c'è una situazione che vi può venire in aiuto, ovvero voi sapete che se ad esempio vi dovesse sposare, l'altra persona dice sì, però se ci sposiamo riusciamo a tirar su i soldi che ci permettono di vivere con maggiore tranquillità. O se è un rapporto professionale, sì, però se facciamo questa collaborazione potremo trovare la strada per tirare su i soldi e fare e sistemare tutto quanto, pagare i debiti che potrebbero arrivare e quindi metterci in una situazione ottima, costruttiva, in cui finalmente possiamo stare tranquilli. La domanda è cosa desiderate fare voi? Perché al momento siamo in una situazione di stallo, di tranquillità, di stallo più che altro di ricerca del compromesso. Ne state parlando, il dialogo continua e vedremo come andrà a finire, lo sapete sicuramente voi però. Vediamo che cosa questa persona pensa di voi.
e lo facciamo ancora una volta con 3 mazzi che, come vi ho detto prima, non mischio subito, e vediamo che cosa viene fuori. Regina di coppe, papa e l'ultimo quarto di luna in Vergine. Ora, io continuo a pensare di più, sempre più, che questo sia una lettura per una coppia, però può benissimo avere un significato interessante se si tratta di un rapporto professionale. Questa persona vi ama alla follia. Questa persona vi vede come madre dei suoi figli o qualcuno con cui tirar su una famiglia e costruire qualcosa, vi vede come una persona che si potrà veramente prendere cura della famiglia che potreste creare, del nucleo che potreste creare, che siate donne o uomini. E vi considera anche delle persone di sani principi sui quali fare affidamento, proprio perché non siete così agli antipodi gli uni con gli altri. Se l'altra persona l'ho vista in un certo senso tradizionalista, ma anche voi non siete tanto lontano. Vedete che questo 5 torna. Questa è l'altra persona, questo è ciò che pensa voi. Vi vede in questa chiave, vi vede comunque qualcuno che condivide certi principi, perciò non così distante dal proprio mondo, tanto più che un cancro farebbe fatica a stare con una persona totalmente rivoluzionaria che vuole stravolgere le cose. Con questo 5 è possibile che voi, con questo Papa è possibile che voi siate anche del segno del Toro, o comunque vedo un segno di terra. E con la Luna in Vergine, quindi rafforziamo l'elemento di terra, vi vede come una persona a cui affiderebbe volentieri casa propria, per la cura, per qualsiasi cosa, proprio perché siete una persona attenta ai dettagli in questo ultimo quarto di luna in Vergine. Siete attenti ai dettagli, avete cura delle cose, sapete prendervi cura delle situazioni ed è estremamente importante per questa persona. Vi vede come capace di, di vedere le situazioni in maniera pratica, concreta, organizzativa. Affiderebbe volentieri l'organizzazione della propria casa a voi, proprio perché sa che siete in grado di farle. Quello che vi consiglia questa carta, anche se questo è il suo modo di vedere le cose, però il problema è che tendete ad essere persone che, e forse è quello che vede anche l'altra persona, tendete a pensare troppo. Se dall'altra parte l'altra persona è una persona molto emotiva, voi siete una persona che comunque tende ad avere delle insicurezze, tende a farsi tante domande, a non sentirsi sempre sicuri delle proprie situazioni, delle cose che può affrontare, e incertezza. Oltretutto, voi siete gelosi dei vostri spazi, non siete proprio così prosociali come l'altra persona. Diciamo che una discussione è anche questa, ma dobbiamo sempre stare con gli altri, ma non possiamo anche stare da soli, aperta parentesi, dicendo in cui io posso prendermi cura di te, tu puoi prenderti cura di me. C'è questa dimensione e in un certo senso questo pensiero a volte può sorgervi, questa persona si può sentir dire queste parole da voi e, ed è un qualcosa che in un certo senso va accettato, sempre alla luce del nostro compromesso. Vediamo quali sono le intenzioni a questo punto della persona nei vostri confronti. Ok, quali sono le intenzioni? Oh mamma mia, scusate.
Quali sono le intenzioni della persona a cui sta pensando? Il gruppo numero 3. Scorpione, trasformazione. Allora, diciamo che le intenzioni di questa persona sono notevoli, sono quelle di iniziare veramente un capitolo nuovo della propria vita. Lo scorpione spesso è collegato all'idea di morte e rinascita, quindi un cambiamento. Questa persona sogna di rendere la propria vita con voi il primo passo verso una nuova esistenza, un nuovo ciclo della propria esistenza, della propria vita. Vede con voi la possibilità di rinascere, di essere un qualcosa di nuovo, e considerando il fatto che Scorpione è un segno fisso, segno d'acqua fisso, è proprio la dimensione più profonda dell'elemento acqua, quello in cui le emozioni sono più forti, le relazioni anche sono più forti, ma il concetto della famiglia diventa anche forte. Ha voglia di costruire qualcosa di solido, di costruttivo, di decisamente improntato verso il cambiamento e la crescita, e vuole fare sul serio, non intende giocare, non intende perdere tempo. Lo Scorpione in realtà non si apre agli altri così facilmente, perciò vuole creare un qualcosa con voi in maniera seria, affinché duri, affinché continui e resti. Vediamo dei consigli spirituali per voi, sempre per questo rapporto, e vediamo che cosa vi dice lo spirito in relazione a questo rapporto. Per farlo useremo le Lenormand come se fosse appunto un oracolo per la lettura di questo responso. Vai. Oh, dai! Ok. Quali sono i consigli spirituali per il gruppo numero 3 in relazione a questo rapporto? Eccolo qui. L'incrocio. Abbiamo il bivio in questo caso, si chiama il bivio. E vediamo che cosa dicono le Reiki cards. Secondo me cadrà questa, perciò non mischio neanche più di tanto. Che belle. Allora, che cosa ci dicono? Che cosa ci dice lo spirito? Innanzitutto, più dai e più ti sarà dato. Se avete delle paure, se avete delle perplessità nei confronti di questa persona, sappiate che ha un cuore grande, che vi vuole veramente tanto bene e che a volte soffre del fatto che pensa che magari voi non siate soddisfatti di quello che questa persona vi sta dando. In realtà è importante che ci sia uno scambio tra di voi. Di conseguenza, più date fiducia a quest'altra persona, più date amore a quest'altra persona, e più si sentirà veramente gratificata in quello che vi sta dando. Proprio perché questa cosa è importante. Il bivio è fatto di scelte, e qui abbiamo tra l'altro un 22, 2 va a 4. Qual è la scelta in questo caso, la direzione verso cui potreste prendere? Lo spirito è favorevole al creare stabilità, a dare delle basi, delle fondamenta al vostro rapporto. Il 4 è il numero della famiglia, il numero della casa, della stabilità. Perciò lo spirito è favorevole al fatto che voi possiate costruire qualcosa con questa persona. Aggiungo che abbiamo anche come indicazione qui la regina di quadri, e quadri
indica la regina di denari, quindi in un certo senso lo spirito dice, che bella questa cosa, dice credete nella possibilità che da questo rapporto voi possiate soddisfare la parte di voi che ha voglia di diventare mamma, di diventare, e qui dico perché sembra al femminile comunque di diventare mamma, di diventare, diciamo, la persona che si occupa della casa. Ecco, togliamo mamma perché se siete uomini è un po' complicato. Di prendervi cura della casa, della famiglia, perché l'occasione c'è. Dicevo, la regina di denari è lì perché ama prendersi cura degli altri, è quella che ama cucinare, che ama sistemare le cose in casa come vuole, proprio perché tutto deve essere bello e accogliente per gli altri. Ama anche avere una bella casa, ama circondarsi di cose belle ed è forse anche per questo che c'è qualche perplessità, come farò a realizzare tutto questo. Ma lo spirito dice assecondate questa direzione proprio perché ci sono delle buone possibilità che possiate veramente trovare tutta questa bellezza, questa abbondanza in termini di soddisfazioni personali. Perciò, ed è bello anche il legame del dare collegato alla regina di denari, proprio perché la bellezza, l'abbondanza, l'accoglienza che voi saprete creare, se sceglierete ovviamente di costruire un qualcosa con questa persona, vi tornerà indietro in termini di apprezzamento, soddisfazione e benessere da parte degli altri. Perciò lo spirito vi dà questi messaggi e per quanto mi riguarda questo è tutto. Vi ringrazio per avermi permesso di mandarvi questa lettura, mandarvi questi messaggi e spero che possano esservi d'aiuto. Mando un abbraccio di luce a voi e alle vostre guide spirituali che mi hanno guidato nella lettura. Se vi è piaciuta vi invito a mettere un mi piace sotto a questo video e a seguirmi per altri contenuti come questo. Ho anche una pagina Instagram che indicherò in basso, magari suggerendo dei commenti alle tematiche che vorreste che io affrontassi nei prossimi video. A presto!